questa delicata composizione una figura solitaria percorre un sentiero immerso nella natura. La scena è essenziale. Pochi elementi, ampi spazi vuoti, una costruzione asimmetrica che guida lo sguardo. Qui il paesaggio non è sfondo, ma protagonista. La piccola figura umana suggerisce una relazione umile e rispettosa con la natura. Non domina, ma si inserisce in un ordine più grande. È una visione profondamente filosofica, legata al pensiero taoista e alla ricerca dell'armonia. Zhao Mengfu recupera modelli antichi ma li rielabora con uno stile personale. Le rocce e gli alberi sono resi con linee semplici, quasi calligrafiche. Non si tratta di realismo ma di interpretazione. La pittura diventa un'estensione della scrittura. Gesto, ritmo, energia. In questo senso l'opera non rappresenta solo un paesaggio, ma il modo in cui l'artista lo percepisce interiormente. Qui la figura umana torna protagonista, ma sempre in relazione con la natura. Un uomo scrive sotto i pini, immerso in un ambiente complesso e dettagliato. La conoscenza nasce dal dialogo con la natura. Il paesaggio è fitto, quasi intricato, e riflette una mente attiva, concentrata. Non è contemplazione passiva, ma un processo intellettuale in movimento. Xu Wei rompe con la tradizione più controllata. Il bambù è dipinto con pennellate libere, rapide e quasi impulsive. Qui emerge l'espressione individuale. Il soggetto è semplice, ma il modo di rappresentarlo è innovativo. Il bambù diventa simbolo di integrità e flessibilità, ma anche campo di sperimentazione artistica. Quest'opera monumentale racconta un evento storico, il viaggio dell'imperatore. La composizione è ampia, quasi narrativa, dettagliata. Qui l'arte diventa strumento politico, non è più solo contemplazione, ma celebrazione del potere e dell'ordine imperiale. La Cina appare come un sistema organizzato, armonico, sotto il controllo dell'autorità. Ren Bonian introduce una maggiore immediatezza. La figura è viva, espressiva, colta in un momento quotidiano. Si avverte un cambiamento, l'arte si avvicina alla realtà, pur mantenendo elementi tradizionali, emerge un interesse per l'individualità e per la vita contemporanea. Con Xu Beihong entriamo nel Novecento e in un contesto politico complesso. L'opera rappresenta una scena drammatica legata alla resistenza e alla denuncia sociale. L'arte diventa impegno, lo stile unisce tecniche occidentali e tradizione cinese, creando un linguaggio nuovo. È una Cina che cambia, che lotta, che si ridefinisce. Con Warhol la Cina entra nello sguardo occidentale contemporaneo. Il volto di Mao è riprodotto in stile pop, seriale, colorato. Non è più rappresentazione ma icona. Warhol trasforma una figura politica in immagine consumabile, mettendo in discussione il rapporto tra arte, potere e media. Ma attenzione, questa è una Cina filtrata, reinterpretata dall'esterno. Zhang Xiaogang affronta il tema dell'identità collettiva. Le figure sono simili, quasi indistinguibili, con espressioni neutre. Qui emerge la memoria storica. La famiglia diventa simbolo di una società uniformata, segnata da eventi politici. È un'immagine inquietante che riflette sul rapporto tra individuo e collettività. Yue Minjun propone figure sorridenti in modo quasi eccessivo. Il sorriso è ripetuto, forzato, quasi inquietante. È davvero felicità o una critica alla superficialità e alla pressione sociale? L'artista utilizza l'ironia per mettere in discussione la realtà contemporanea, creando immagini ambigue, difficili da interpretare in modo univoco. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.